Oggi sono a bordo della Mercedes CLS 53 AMG, un missile terra-aria. È la mia prima AMG, sigla che indica le versioni più cattive del marchio della stella. Mamma come va, mamma come va. Monta un 6 cilindri in linea da 3 litri, sovralimentato da un turbo e da un compressore elettrico, capace di erogare 457 cavalli, 770 Nm di coppia, 0 a 100 coperto in 4 secondi e mezzo con una velocità di punta limitata a 250 km/h, che può essere incrementata fino a 270 con il pacchetto Race da 4.000 euro. La tecnologia EcoBoost che troviamo sotto il cofano agisce come detto sul compressore, essendo supportato elettricamente da un motorino d'avviamento potenziato inserito tra il propulsore e il cambio, migliora la spinta in accelerazione, recupera energia ed azzera il turbo lag, mandando in pressione velocemente l'aria che entra nelle camere di combustione. È alimentato da una rete elettrica a 48 volt affiancata alla canonica da 12. In buona sostanza, questo sistema è simile a quello già visto sull'Audi SQ5 che ho provato qualche tempo fa. L'auto diventa ibrida, guadagna 22 cavalli e 250 Nm. Le prestazioni sono sconvolgenti, una coupé a 4 porte che può tranquillamente dare del filo da torcere a più di qualche sportiva. Mercedes presentò la CLS nel 2004, proponendo una berlina con una linea talmente filante da confondersi con una coupé. Il successo fu davvero importante, tanto da spingere molti competitor a fare altrettanto, contribuendo a creare un vero e proprio segmento in pianta stabile medio-alto. Oggi infatti è giunta la sua terza generazione, la C257, presentata a Los Angeles nel 2017 ed è entrata in produzione l'anno successivo. Quella che sto guidando è nuovissima, immatricolata ad ottobre 2020. Se il propulsore è davvero ottimo, il cambio non è da meno. La AMG Speed Shift a 9 marce è docile come pochi, garantendo cambiate silenziosissime in automatico. Se invece si passa alla guida in manuale, se si passa in individual con il cambio in manuale, tira delle autentiche cannonate ad ogni cambiata. Wow. Scoppi e rimbombi sono garantiti, anche se da un AMG ci si aspetterebbe qualcosa in più. I gloriosi V8 usciti dal reparto assemblaggio motori di Affalterbach sono tutt'altra cosa. La trazione è l'integrale 4MATIC Plus, equipaggiata con una frizione gestita dall'elettronica, in grado di trasferire istantaneamente la potenza dalle ruote posteriori a quelle anteriori, quando l'aderenza viene meno. Non si ha mai quell'orribile sensazione di instabilità che su un'auto da 2 tonnellate e 5 metri di lunghezza sarebbe davvero da pelle d'oca. L'assetto è qualcosa di meraviglioso grazie alle sospensioni con mole ad aria. È un'auto dai 2 volti, super confortevole ed aggressiva. Sa essere comoda e silenziosa, con consumi anche onesti pari a 11 km/l, ovviamente sul misto, oppure una bestia assetata che salta da una curva all'altra senza esitazioni e sbavature. Le strade sono molto corte qui dove la sto provando, il meteo non è dei migliori, l'asfalto è scivoloso, però in Sport Plus fa tutto lei, il cambio ritorna in automatico, le cambiate sono precise, porta fino a fondo scala a 6500 giri. Avete sentito fin dove ha portato la cambiata?
Esternamente è davvero imponente e molto filante con i soli 144 cm di altezza. Il design è fedele alle altre vetture della Stella, con i tratti distintivi che vanno dai fari multi-beam LED con visuali ottimali fino a 650 metri, alla grande calandra che funge anche da radar. Lateralmente la linea è pulita, senza grosse nervature sul corpo vettura, mentre il posteriore è affilato tanto quanto il frontale. I gruppi ottici sono sottodimensionati rispetto alle Amole, stessa sorte dell'1.8 che garantisce una visibilità oltremodo ridotta. Belle le 4 uscite di scarico rotondeggianti, anche se personalmente le preferisco squadrate. La tonalità, come ho detto, poteva essere molto più aggressiva. Una nuova linea di scarico meno domesticata potrebbe dare quel pizzico in più che questo 6 cilindri si merita senza ombra di dubbio. Internamente è un'astronave. Non ho mai visto degli interni del genere, è fenomenale. La linea da coupé penalizza lo spazio in altezza, che rimane comunque complessivamente buono. Materiali e qualità a livelli altissimi. Non mi aspettavo comunque meno da un marchio come Mercedes. I due schermi da 12,3 pollici integrati nella plancia offrono un'infinità di indicatori. Sfogliarli tutti e personalizzarli pure in individual può richiedere non poco tempo. L'atmosfera è futuristica a dir poco, il livello è davvero, ma davvero molto alto e sembra 10 passi avanti rispetto alla già ottima e bellissima classe C che ho testato. Ottimo di serie le aiuto al parcheggio con visuali a 360 gradi, senza il quale diventa impegnativo capire il reale ingombro dell'auto vista la scarsa visibilità posteriore. Altri optional invece ormai di serie anche su alcune utilitarie qui sono a pagamento, e che pagamento, come l'accesso keyless oppure il monitoraggio dell'angolo cieco. È disponibile anche la guida semi-autonoma a 2.318 euro. Con un prezzo d'accesso pari a 109.510 euro, che può incrementare con estrema facilità, si può avere una berlina coupé super sportiva ed incazzata come poche altre. Personalmente questo segmento mi piace molto, lo preferisco senza dubbio ai SUV se proprio dovessi ricercare comodità e spazio. È pur sempre una 5 porte molto ingombrante, per carità, ma è capace di prestazioni fantastiche e una dotazione di bordo del genere fa davvero chiedere perché mai andare a ricercare un bestione con i cerchi da 23. Boh. Questa CLS 53 AMG mi ha impressionato ed anche lusingato. Difficile trovare un mix del genere. È meraviglioso. Non perde aderenza neanche volendo fargliela perdere, e la distribuzione del carico è ottimale, non si ha mai l'impressione di avere il retrotreno troppo schiacciato. Grazie per aver visto il video, se ti è piaciuto metti like e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ciao!